Bhagavan una volta mi raccontò il mito di una lite tra Subramania e Brahma. Subramania una volta guardò il mondo creato da Brahma e vide che tutti i suoi abitanti erano ossessionati da emozioni come gelosia, ira e avidità. Guardando meglio, si accorse che erano miserabili e spesso lottavano e litigavano tra loro. Così disse a Brahma che la sua creazione aveva delle grosse pecche. Avresti dovuto creare un universo pieno di perfezione e non di imperfezione, disse. Perché hai riempito il mondo di persone così cattive? Quando Brahma rifiutò di ammettere che aveva commesso degli errori, le due divinità ebbero un'accesa discussione che finì soltanto quando Subramania sopraffece Brahma, lo imprigionò e spazzò via la sua intera creazione. Per dimostrare di avere ragione, Subramania allora decise di creare un nuovo mondo che sarebbe stato perfetto sotto ogni aspetto. Cominciò la sua creazione, ma presto scoprì che non era possibile porre alcuna vita o movimento in quel mondo. Anche il sole e la luna che egli aveva creato si rifiutavano di muoversi nel cielo. Poiché i soli abitanti di questo mondo erano dei gnani, l'assoluta immobilità prevaleva ovunque. Un po' di tempo dopo, Shiva arrivò e chiese: Perché è rinchiuso Brahma? Subramania rispose: Quell'individuo stava facendo molti danni. Ha sempre creato persone che litigavano e causavano problemi. Guarda la mia creazione, tutti nishta, persone stabilite nel sé. Shiva studiò il mondo per qualche tempo prima di commentare: Non c'è movimento in questo mondo, non c'è il sole, non c'è la luna. Hai creato un mondo di sunya, vuoto. Subramania rivide la sua creazione e dovette ammettere che Shiva aveva ragione. Liberò Brahma dalla prigione e gli permise di creare un altro mondo imperfetto. Bhagavan era solito dire che non ci può essere un mondo perfetto, perché il mondo è sempre una creazione della mente imperfetta. Un oggetto perfetto non può essere creato da uno strumento così imperfetto. Diceva anche: mentre esiste la mente, esistono il buono e il cattivo, ma per i gnani, che non hanno affatto mente, non c'è né buono né cattivo, e nemmeno il mondo. C'è un altro aneddoto sulla creazione che è degno di essere raccontato. Jnana Sambandar, il santo Shivaita del VI secolo, stava percorrendo il sud dell'India quando arrivò in un tempio che in precedenza non aveva visitato. Prima di entrarvi ebbe un sogno in cui il signore Shiva gli apparve e gli disse: Ti sarà dato un palanchino di perle. Quello stesso giorno Shiva apparve nel sogno di uno dei funzionari del tempio e gli disse: Nel tuo magazzino c'è un palanchino di perle, dallo a Jnana Sambandar affinché lo usi. Il funzionario andò nel magazzino, trovò il palanchino e lo diede al santo. Il palanchino non era parte della proprietà del tempio. Si era misteriosamente manifestato là, nel giorno in cui Shiva era apparso nel sogno del funzionario. Bhagavan ci raccontò questa storia mentre eravamo seduti nella sala.
Quando concluse la narrazione, gli chiesi: in che modo il palanchino apparve dal nulla nel magazzino? Bhagavan rispose: per quel Dio che ha il potere di creare l'intero universo in un solo istante, come può essere difficile creare un piccolo palanchino? Cos'è il palanchino? Non lo so. Tipo... Un seduto? Penso di sì. È entrato al tempio e le ha chiesto palanchino di perla. C'era questo Shivaita. Gnana Sambandha. Sì. Aveva sognato Shiva che gli disse: ti darò un palanchino di perle. Io do. A te, sì, Shiva gli aveva detto. Te. E poi Shiva è apparso in sogno a quello che si occupava del tempio e gli ha detto che nel suo magazzino c'era questo palanchino da portare a... Palanchino, sì, forse qualcosa. Comunque quel concetto di creazione. Poi all'inizio chi litigata? Brahma e Subramania. Subramania? Brahmania. Supra. Brahmania. Subramania. Brahmania, no. Subramania. Perché aveva fatto un mondo imperfetto. Sì. Bravo. Quindi Brahma ha creato così il mondo, bene e male, perché così è andare avanti la vita del compito dell'uomo ritrovare l'origine, la pace, la verità, qualunque cosa. Quindi il primo il Brahma ha nascosto questa verità qualche parte e dice è dato bene e male, voi andando bene e male trovate la verità, là non c'è bene e male. Comunque non è facile uomini così trovare, no? Perché la verità è nascosto proprio dentro di noi, è la verità. Quindi noi sempre cerchiamo la verità o quello fuori, invece che rimane dentro. E invece la Subramania ha creato un mondo perfetto, la verità, tutti stanno nel Nishta, scritto sì. Nishta. Nishta vuol dire come stato della meditazione, là non c'è la vita. Se tu vuoi creare la vita, devi creare il bene e il male. No? E dopo un gioco deve trovare il male, deve trovare il bene. Invece il male in sé stessi e sempre c'è il bene, quindi il compito trovare il bene nel male, così normalmente diciamo. Quindi, il compito di il male, noi tutti stiamo un prodotto del male, così diciamo normale, non stiamo normale, noi stiamo un difetto. E in termini di cosa difetto c'è la verità che è nascosto, questo deve realizzare, questo il Bhagavan sempre dice autorealizzazione. E quindi la visione nostra esterno, se portiamo verso un po' interno e arriviamo, cosa è Nishta, cosa è la verità, questa è la pace. Om Sagana Bhavatu Saganau Gunaktu Sagaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma
Visavade. Om Shanti Shanti Shanti. Budevi Budevam Bhojanam Prasad. Il cielo, la terra, nostra benedizione, nostra nutrizione e nostra protezione. Pensiamo alla Santa Nati e poi facciamo un saluto. Grazie, grazie, grazie. Buona giornata a tutti.